In questo video andiamo a realizzare un progetto con Arduino e un servomotore. Un iscritto al canale mi ha chiesto se potevo realizzare questo progetto semplice che fa. Questo è il servomotore, premiamo un tasto sulla tastiera, il servo si muove da un lato, premiamo un altro tasto, il servo si muove dall'altro lato. Ok, andiamo a vedere il circuito, che è semplicissimo. Colleghiamo su Arduino sulla breadboard e lo andiamo a realizzare. Mi sono fatto stampare da mio nipote, che ha una bellissima stampante 3D, questo contenitore per Arduino e breadboard e devo dire che è uscito proprio bene. Ok, andiamo a realizzare questo schema, quello che vedete. Allora, portiamo per prima cosa i 5 volt sulla breadboard. Prendiamo il GND di Arduino e lo mettiamo sul lato negativo della breadboard. Prendiamo i 5 volt sulla scheda Arduino e lo andiamo a portare sul lato positivo, così da avere 5 volt sulla breadboard. E controlliamo, sì, 5 volt. Prendiamo i cavetti del servo. Allora troviamo il marrone che va al negativo, quindi al GND, e lo mettiamo così. Poi troviamo il rosso, va al positivo 2 volte, e infine troviamo il segnale arancione, lo andiamo a collegare al pin 9 di Arduino, 8 e 9. Quindi abbiamo utilizzato solamente un Arduino, io ho questo Arduino 1, ma potete utilizzare qualsiasi Arduino, un servomotore, dei jumper e una breadboard, ma se ne può fare anche. Incominciamo bene. Avevo sbagliato a collegare il GND, ho messo al posto il GND a RF e ho rimesso al GND. Aspettate che zoom, mi raccomando, il GND. Colleghiamo Arduino al computer. Per prima cosa andiamo a vedere se sulla breadboard troviamo i 5 volt. Impostiamo il tester in tensione continua e andiamo a misurare sulla breadboard da negativo a positivo. Vediamo, sì, troviamo 4,98 volt, quindi troviamo i 5 volt che alimenta il nostro servo. Apriamo l'IDE di Arduino e scriviamo il nostro codice. Gli diamo una rapida occhiata. Il nostro servo si muove di 20 gradi alla volta. Tramite, io ho impostato la lettera A per andare in un lato, la D, scusate, per andare in un altro lato, e il C per tornare al centro, quindi a un angolo di 90 gradi. Qua abbiamo, per evitare che vada sotto 0 e sopra 180 gradi, e niente, lo lascio in fondo in descrizione, così potete scaricarlo e replicarlo sul vostro Arduino e andiamo a programmare. Allora, qua dobbiamo impostare la scheda in alto. Allora, scegliamo la nostra scheda, scriviamo, io uso un Arduino 1, Arduino, troviamolo, Arduino 1, ok, sulla COM21 è diventato nero. Facciamo carica e vediamo se va a buon fine. Sta compilando, se non ci sono errori. Ok, compilazione completata, sta caricamento terminato. Adesso andiamo a vedere se funziona. Ok, apriamo il serial monitor e troviamo servo pronto, scrivi A
per andare a sinistra, scrivo D per andare a destra, scrivo C per al centro. Adesso troviamo che il servo sta al centro, quindi se io vado sul serial monitor, scrivo A, premo invio, vedete che si muove. Aspettate che zoom, così si vede meglio. Scrivo A sul serial monitor e si muove di 20 gradi. A invio, arriva a 180 gradi, non va oltre. Per tornare indietro basta scrivere la lettera D, invio, oppure C e torna al centro. Andiamo giù col server, C invio, altro tasto, C invio, D invio, vediamo il servo gira dall'altro lato. Riportiamolo al centro con C e vediamo che funziona. Quindi in questa prima prova non sto ancora leggendo direttamente la tastiera del PC, sto usando il monitor seriale. Quando scrivo una lettera, premo invio, Arduino riceve il comando e il servo si muove di tot gradi. Per avere il controllo con i tasti A e D, cioè mantieni premuto il tasto opposto, il tasto A, manteniamo premuto il tasto A, va avanti, e il tasto D torna indietro, dovremmo usare un piccolo programma scritto in Python che leggerà la tastiera in tempo reale e invierà i comandi ad Arduino. Apriamo Google e andiamo a scaricare Tony per poter programmare in Python. Scriviamo Tony download, clicchiamo sul primo, qua troviamo download versione 5.0 per Windows, Mac, Linux. Scaricate per la versione che avete, per il computer che avete, e installate. Io già ce l'ho installato. Avviamo Tony. È un programma semplice per programmare in Python. Qua scriviamo il codice, sotto si vede gli errori e se il programma è andato in esecuzione. Adesso dobbiamo installare due librerie. Apriamo, fatto veloce, in fondo a destra su cerca scriviamo cmd e si apre il prompt dei comandi. Ci esce questa schermata, si è chiuso Tony, ok, ci esce questa schermata e andiamo a scrivere il percorso dove è installato Tony. Di solito è il programma file x86 Tony Python exe e scriviamo -m pip install pyserial keyboard. Quindi andiamo a installare la seriale e la keyboard. Facciamo invia. Ok, è andato, ha installato tutto. Se a voi dà errore, ricontrollate il percorso dove è installato Python. Riduciamo a icona e qua andiamo a scrivere il nostro codice. Vediamo Arduino Serial COM3 9006. Qua bisogna inserire la COM di Arduino, dove è installato Arduino, sulla COM21. Visto che stiamo qui, chiudiamo il serial monitor seriale con il pulsante in alto a destra, così non crea problemi. Torniamo a Tony e quindi a posto di COM3 mettiamo COM21. Poi anche questo codice ve lo lascio in fondo in descrizione.
che ci permette di comandare il nostro servomotore con il tasto A che va a sinistra e il tasto D che va a destra. Sono poche righe e proviamo se funziona. In alto facciamo run. L'ho premuto più di una volta. Ok, il servo si è mosso e anche qui troviamo controllo servo da tastiera A sinistra e D a destra. Okay, proviamo a premere il tasto A, vediamo che si muove velocemente a destra. Premiamo D a sinistra. Manteniamo premuto, riusciamo a controllare il nostro servomotore con due semplici tasti. Vi faccio notare che si muove velocemente. Qua sto scrivendo sul... aspettate che cancello. Stavo scrivendo sul codice, seleziono qui, ok. Vi faccio notare che va veloce perché è impostato che a ogni volta che premiamo un tasto riceve un'impostazione di 20 gradi il nostro server. Quindi andiamo a cambiare al posto di 20, mettiamo 5. Torniamo sul leader di Arduino, riduco, qui si vede meglio. Qua troviamo int passo 20, selezioniamo, mettiamo 5 e rimandiamo facciamo compilazione e rimandiamo sul nostro Arduino. Ci dà errore, accesso negato, perché Tony lo sta utilizzando. Andiamo qui, facciamo stop, torniamo qui, facciamo carica, ok, compilazione completata, caricamento terminato. Torniamo a Tony, cancelliamo creare tutto e facciamo run. Ok, nessun errore. Adesso se premiamo A vediamo che effettivamente il nostro servo gira più lentamente perché gira di un angolo di 5 gradi ogni volta che premiamo la tastiera, un tasto, e anche se manteniamo premuto funziona. Ok, è bello, però ogni volta dobbiamo aprire Tony. Per evitare di aprire questo possiamo creare un eseguibile. Allora, per prima cosa salviamo il progetto, facciamo file, save as e lo salviamo con controllo, io già l'ho salvato, controllo servo.p, lo andiamo a salvare sul desktop. Vedete, io già l'ho salvato e facciamo salva. Io sovrascrivo, ok. Adesso apriamo i prompt dei comandi e andiamo a scrivere questo rigo di codice, sempre la destinazione dove abbiamo installato Tony, e dobbiamo installare il p-installer. Ve lo lascio sempre in fondo in un unico file, facciamo invia. Naturalmente io già l'ho installato, non so se lo accetta, sto premendo invio, aspettate, riprovo, facciamo copia e incolla, facciamo invia
non è riconosciuto un file interno e esterno. Riproviamo. Facciamo invia. Ah, ok, è andata. Io comunque già l'avevo installato. Comunque questa è la riga che dobbiamo impostare nel prompt dei comandi, e abbiamo installato il pip install per creare il nostro eseguibile. Adesso andiamo nella cartella dove abbiamo installato, dove abbiamo salvato il nostro programma, quindi sul desktop. Scriviamoci user casa desktop e quindi stiamo dentro la cartella desktop. Qui andiamo a digitare il installer che ci crea il nostro eseguibile dentro una cartella dist. Facciamo invio. Naturalmente troverete tutte le righe che ho scritto nella cartella in fondo in descrizione. Ok, andiamo sul desktop e vediamo se ha realizzato l'eseguibile. Riduciamo icona anche qui, anche il servo. Ok, sto sul desktop, vediamo se ritrovo la cartella dist. Eccolo qui, clicco e questo è il nostro controllo servo exe. Proviamo a eseguire. Comunque il servo si è mosso. Chiudo l'antivirus e troviamo controllo server. Si apre una finestra. Io premo a premere A, si muove, funziona. A gira un lato e D gira nell'altro lato. Quindi abbiamo controllo totale del nostro servo con della semplice pressione dei tasti sulla tastiera. Io ho utilizzato A e D, ma potete utilizzare qualsiasi pulsante. Premiamo ESC, usciamo. Siamo giunti alla fine del video. Come abbiamo visto non è difficile, di materiale abbiamo bisogno solo di un Arduino e di un servomotore. Dobbiamo installare solo l'IDE di Arduino e Tony per programmare in Python. Con delle semplici righe di codice riusciamo a comandare il servo premendo due pulsanti sulla tastiera. Possiamo scegliere noi il pulsante da premere e l'angolo da far fare al nostro servo. Spero che al mio iscritto al canale vada bene. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.